Prima, no? Passando di lì, guardavi, c'era scritto motore 16, no? E quindi cioè, sei quasi arrivato alla fine. Sì. Ti ricordi com'è stato vedere motore 1? Beh, intanto è una stranissima sensazione, nel senso che da un lato sono contento che stiamo arrivando verso la fine del progetto, dall'altro un po' dubbioso perché nell'arco di 6 mesi potrei trovarmi disoccupato, nel senso che abbiamo altri progetti, tante idee in cantiere, ma di difficile realizzazione, per cui è possibile che, come è nato il progetto Automobiliamo, muoia con la Futurista, che lo renderebbe quasi... come si può dire, leggendario, Esatto. ma allo stesso tempo a me dispiacerebbe tantissimo. No, ma ti ricordi un po' com'era all'inizio, quindi cioè, che sensazioni avevi quando la dovevi fare? Allora, all'inizio tantissima determinazione, ma anche tantissima incertezza, perché comunque stavamo, quando parlo al plurale includo la squadra, io, Gabriele, Carlo, Luca, i ragazzi di Podium, stavamo facendo una cosa che noi pensavamo che sarebbe potuta piacere a noi, ma non eravamo così sicuri che potesse essere venduto, che avesse il riscontro che poi ha avuto. Esatto. Per cui tanta energia, ma anche tanta incertezza e tanti dubbi, tante notti insonne. Esatto. Che poi avete fatto un lavoro veramente straordinario sulla comunicazione anche, no? Sì. Perché siete stati veramente bravi, avete un po' ricreato, il mito Delta c'è sempre stato, però forse era italiano, forse europeo, no? Abbiamo rispolverato e cavalcato Sì, praticamente. esatto, e l'avete portato anche worldwide, perché queste macchine qua immagino che cioè, un po' le avete vendute anche in America, no? Sì, assolutamente, quello ce l'hanno sempre riconosciuto e penso che la chiave del successo della nostra strategia sia stata quella dell'onestà e della sincerità, che quello che vedevi era quello che era. E questo è stato il cavallo di battaglia di tutto il progetto, che abbiamo sempre fatto le cose per me e per noi, Sì. nella speranza poi di convincere qualcun altro che quello che piaceva a me potesse essere bello anche e fruito da qualcun altro. Questo è interessante, nella tua idea originale, quanto vicino ci sei arrivato alla tua idea originale di Beh, se Futurista? parlassi con i ragazzi che fisicamente la costruiscono, un po' mi odiano in questo momento, perché ogni volta mi piacerebbe aggiungere qualcosa o migliorare qualcosa e questo non è sempre possibile, però siamo arrivati molto vicini, direi. Sì, esatto, alla tua idea originale. A me piace molto, ecco, poi più vai nel dettaglio e più comunque cambieresti cose, più vai nel micro e più vedi che potresti fare meglio. Ecco. Esatto, quindi diciamo, la gestazione di questa macchina, no? Alla fine ne avete fatte 20. Sì, 20. Ne farete 20 perché Sì. non l'avete ancora finite, no? Dalla prima all'ultima, nel mentre c'è stata un'evoluzione? Assolutamente sì, anzi l'errore più grande che abbiamo fatto è stato quello di presentare la macchina, errore poi col senno di poi va bene così, aver presentato una macchina che era pronta al 95%, senza sapere o senza rendermi conto che quel 5% avrebbe portato via quasi lo stesso tempo del 95% precedente, diciamo, quasi. Cioè affinare tutto il fine tuning, sia meccanico ma anche estetico, chiusure, alcuni dettagli, ha portato via un sacco di tempo. E ti è piaciuta questa cavalcata? A volte sì, a volte l'ho odiata. Immagino. Però diciamo, se dovessimo fare nella media l'ho più amata che odiata.
in un progetto del genere, che penso i collaboratori siano una cosa fondamentale. Assolutamente, no? io lo Scegliere dico quelli sempre, io giusti. non so fare niente se non scegliere le persone giuste Esatto. che lavorino con me, per me. Appunto, cioè, ne vogliamo un po' parlare, tipo per esempio Sì, lo stile, assolutamente. Podium, Diciamo Carlo. che i due fornitori principali sono stati inizialmente, vabbè, Carlo Borromeo dello studio Borromeo de Silva, che oltre che essere fornitore è anche mio socio, ha una partecipazione in Automobili Amos. Lui è stato bravissimo a decifrare quello che era il senso che volevo dare alla Futurista, era di migliorare quello che c'era con rispetto e senza voler sconvolgere. Praticamente dovevano essere dei piccoli accorgimenti che solo l'occhio fine dell'intenditore potesse riconoscere, e Carlo e i suoi ragazzi sono stati bravissimi in questo, nel senso è qui da vedere, secondo me è stato fatto proprio con il massimo rispetto per chi c'è stato prima e per chi ha fatto la Delta. Esatto. Il secondo partner altrettanto importante è stato Luca Ciancetti, rappresentante di Podium Advanced Technology, che è l'azienda che si è occupata di fare tutta la parte di ingegneria, di costruire il primo prototipo e poi di costruire le vetture in serie. Okay. E poi a cascata, ma non posso dire che sono miei fornitori diretti, ci sono un sacco di piccole o grandi realtà dislocate nel territorio piemontese, che sono i sottofornitori della Podium Advanced Technology, Sì, e poi quelli che hanno poi fisicamente costruito, assemblato alcuni dei pezzi. È un prodotto, cioè quando parli di rispetto, no, si vede Sì. chiaramente perché è una Delta, Sì. ma non è una Delta, no? È una Delta, ma non è una Delta. Noi diciamo che è quello che sarebbe o sarebbe potuto essere se avessero avuto delle altre logiche o dinamiche industriali e degli altri budget. Quindi questa sarebbe la Delta che Lancia avrebbe potuto fare nel 2019? Assolutamente, perché a parte alcune tecnologie che sono un po' più recenti, il resto è qualcosa che sarebbe potuto essere fatto a suo tempo. E i clienti, no? Sì. Come sono? Cioè, puoi trovare un fil rouge tra tutti quanti i tuoi Sì, clienti? allora, a parte un caso rarissimo di un ragazzo che è più giovane di me, che probabilmente l'ha comprata sia per passione ma anche un po' per hype, chiamiamolo, nel senso che effettivamente c'è stato un periodo in cui questa macchina era un oggetto del desiderio e, come si sa oggi, trend, spesso la gente compra più per trend che non proprio per una passione vera, però questo è l'unico caso. Degli altri 19 clienti si potrebbe proprio fare maschio, etero, da 35 a 55, li abbiamo presi. Ah, ok, proprio lì. Sì, Che gli piacevano le macchine da rally. Allora, li ho divisi in due categorie, in cui in una parte coincidono anche. Sono o quelli che erano troppo giovani per guidare, vedi me, io ho 35 anni, nel 90 avevo 5-6 anni. Mio papà aveva una di queste macchine e ricordo che fu la macchina che mi fece innamorare delle macchine proprio. Oppure quelli che avevano 18, 20, 25 ma che ai tempi non se la potevano permettere magari, e che oggi hanno raggiunto una posizione professionale tale per cui possono permettersi di rivivere quel sogno che avevano nei loro 20 anni adesso, però con la consapevolezza di uomo. Esatto. Prima hai detto una cosa interessante, no? La gente adesso compra per hype. Sì. No? Che cosa intendi con questa cosa? Intendo dire che ne ho parlato con un mio collaboratore di recente, hanno aperto per esempio il negozio di Suprema a Milano. Sì. E lui era tutto contento perché si è prenotato online e gli hanno permesso di andare da Suprema a comprare per 15 minuti cronometrati. Esatto. Oggi sembra quasi che più tratti male la gente e più hai successo nelle vendite. Per me è una cosa sbagliatissima che va proprio contro i principi miei personali, ma quelli che abbiamo, anche i valori che abbiamo trasmesso nel progetto di Automobili Amos. Intendo dire che oggi, quando fai qualcosa e riesci a promuoverlo bene, non necessariamente deve essere bello affinché abbia successo. Noi l'abbiamo promosso bene e penso che abbiamo fatto anche qualcosa che fosse oggettivamente bello.
Nel mondo delle macchine si vede tanto, no, questa cosa Assolutamente. cioè questo anno va questa macchina, l'anno dopo magari meno, quindi le quotazioni scendono, Sì. poi risalgono. Secondo te questa cosa Ecco, cosa è la dovuta? stessa cosa si può riversare nel mercato delle auto, che si tende a comprare quando un grande costruttore italiano ti dice che fa una limited ed è rarissima ed è in 1500 esemplari, boh, io avrei qualcosa da ridire circa l'esclusività di un pezzo fatto in 1500. Esclusiva è questa che ne fa 20. Sì, esatto. Poi diciamo che non ne avremmo potute vendere comunque più di 40, per cui è limitato di per sé il pubblico a cui si rivolge, però anche un OEM che ti dice che ne fa 1500 ed è esclusivo e tu sei contento di pagare un premio per una limited di 1500, allora io non sono d'accordo con quella logica. E secondo te questo vale anche per il mercato delle auto classiche? Assolutamente sì. Guarda, leggevo un'intervista da Silva che diceva che il classico sembra essere diventato il nuovo lusso, nel senso Sì. che queste edizioni limitate, no? Anche che dicevi tu di qualche OEM, che alla fine sono quasi già assegnate, cioè devi comprare 10 Sì, macchine sì, prima sì, per sì, avere sì. quella lì, no? Mentre il classico cioè, c'è un po' uno Le 10 step. macchine che poi nessuno vuole, peraltro. Sì, esatto. Guarda, ne devo comprarne altre 2 o 3. Però c'è questo scatto del fatto di dire prendo quel modello specifico classico e quindi sono un po' più fighetto, tra virgolette, rispetto a qualcun altro. Sì, è anche una conseguenza naturale, nel senso, ma perché io devo andare, quello che dicevamo prima di trattare male i clienti, oggi devi supplicare per poter spendere 3, 4, 500 mila euro a salire per avere una limited che poi non è limited, ma allora perché devo voler giocare a quel gioco? Mi compro una macchina classica usata che trovo sul mercato che magari rispecchia anche di più quelli che sono i miei valori o la mia percezione che ho dell'auto e basta. Quali sono i tuoi valori, la tua percezione che tu hai dell'auto? Intanto la sincerità, per cui già quelle cose di cui stiamo parlando per me mi fanno mettere in croce tutto un certo tipo di pubblico e di interlocutori. Sì, e di prodotti Perché se io anche, devo no? andare in una concessionaria e sentirmi trattato a pesci in faccia come un pezzente, facendo io loro il favore, vuol dire che proprio il mondo è andato al contrario. Quello di su prima, 15 minuti per Sì. arraffare tutto quello che poi non è Per neanche poi tempo di andare su guardarlo. internet, su eBay e rivenderlo al doppio, capisci? Cioè compro una t-shirt da 500 euro che rimetto Esatto. su eBay a 900, non è... Sì, è proprio tutto andato al contrario. Sì, sì, Se sì. andate su automobiliamos.it, queste le trovate a 40 euro e non sono così limitate, sono in un cotone bellissimo peraltro. Non sono limitate? No, cioè sono limitate, ecco, aspetta. ecco, sono Però noi limitate. siamo sinceri, almeno le numeriamo, Ah, ok, ognuno ha il ok, proprio numero, ok. poi vabbè, non trovi questo il mese dopo ce n'è un'altra e ce n'è un'altra ancora. Ho visto che avete fatto, a proposito di questo, no, la felpa con dietro scritto Levati, no? Levati, che sì. è un po' stato il vostro anche uno dei cavalli di Sì, battaglia, no? che avete- Levati proprio secondo me è il distillato dell'automobiliamo pensiero, che siamo irriverenti, ci definiamo seri ma senza prenderci sul serio. Ecco, quello che trovo che non mi piace del mondo dell'auto è che è troppo impostato, troppo quadrato, troppo tedesco. Sì. E invece ci vorrebbe un po' di leggerezza, perché alla fine si parla di oggetti del piacere, Esatto. non di mogli o di problemi o di guai, capisci? È lì che bisogna essere seri. Esatto, oggetti del piacere, come vedi cioè adesso è chiaro, no? Fra un po' cioè, tutte le macchine saranno elettriche, no? Sì. E tutti dicono si perde, prima non c'era più il cambio manuale, c'era solo no, il cambio a palette, poi adesso non ci sarà più il motore endotermico, ci saranno i motori elettrici, la guida autonoma, tutto sembra portato a far sì che il guidatore non sia più tale, no? Sia un'altra cosa. Sì. Allora io intanto dividerei Come la... in due. L'automobile come mezzo di trasporto e l'automobile come mezzo di piacere per gli appassionati di auto. Ecco, se mia mamma potesse avere una macchina che guida da sola e la porta dove deve andare, lei può leggere il giornale, io penso che sarebbe felicissima. Quel tipo di mobilità è fatto per quel tipo di persona. Poi ci sono gli appassionati di auto come me, come te, come chi ci ascolta,
che avranno un prodotto dedicato a loro, per cui io non sarei più di tanto preoccupato. Esatto. Secondo te comunque rimane... E anzi, non so, ti dirò di più, io ho guidato ieri una Audi e-tron GT-RS. Sì. Allora, come macchina di tutti i giorni, io non la cambierei con una... Cioè, Una benzina. datemi una di quelle che riesce ad avere un po' più di autonomia e io sono l'uomo più felice del mondo. Non hai vibrazioni, non hai rumore, hanno un'accelerazione nei primi 200 km/h che un termico molto difficilmente riesce ad avere. Io tutto sommato l'ho trovata un'esperienza di guida coinvolgente, diversa. Esatto. Possiamo parlarne quanto vogliamo, ci sarà ancora... Ai tempi qualcuno si sarà lamentato che la Ford Model T che fece Sì, il non è un signor cavallo. Ford non facesse il rumore del cavallo e non Esatto, trottasse. No, sono d'accordo. Però il Sono mondo d'accordo va con te. avanti, nel Esatto. senso... Ma quindi rimarrà sempre una nicchia per queste Io cose? penso proprio di sì. Ferrari ha appena fatto un V12 che ha il limitatore a 9500 giri, Sì, esatto. per cui... Sì, dicono che sia l'ultimo, speriamo che non lo sia, però... vabbè. Secondo te i giovani d'oggi si appassionano ancora di automobili? Questa è una bella domanda. Beh, apparentemente dicono di no. Non lo so. Guarda, ti faccio un parallelismo. L'altro giorno leggevo un'intervista del presidente della Juventus, no? Perché c'è stata la storia della Superlega, no? E il calcio non si va più a confrontare con gli altri sport, ma si va a confrontare con i videogiochi, no? Cioè, Ok. con Fortnite, tipo. Sì. Secondo te è la stessa cosa anche nelle macchine? Nell'automobilismo? Guarda, non ne so abbastanza per poterti rispondere perché sono proprio videogame, No, quel esatto, mondo... io stavo pensando che tanti dei marchi che oggi per me sono marchi del cuore, come può essere Roof, io sono appassionato di Roof da ben prima che ci fosse l'hype di Instagram. Esatto. Ne ho avute 3 di Roof. Io sono venuto a conoscenza di Roof e rimane nella mia memoria storica giocandoci a Gran Turismo. Esatto. Per cui presumo che sia ancora così, che il videogame ti permetta di medesimarti in qualche cosa che poi da grande potrai volere come oggetto fisico reale magari. Cosa ti piaceva delle Roof? Non lo so, mi piaceva questa Yellow Bird, me la ricordo, mi piaceva... Il video al Nürburgring, cioè... Poi per esempio mi ricordo anche della Demio, della Mazda Demio, Sì. che era la primissima macchina con cui cominciavi la tua carriera È vero, di pilota è vero, su Gran Turismo. È vero. Che su Gran Turismo poi c'era l'MX5 che si chiamava Eunos, no? Sì, con tutti i nomi JDM. Tutti i nomi, esatto, JDM. Quindi all'inizio dell'intervista tu mi hai detto, guarda, sono felice ma anche un po' preoccupato del fatto che stiamo arrivando alla fine della Sì. produzione della Futurista. Sì. Cioè, ci puoi dire che cosa hai in mente? Perché sicuramente avrai qualcosa in mente. Allora, stiamo proprio lavorando, tutto quello che dico, tanto anche tutta sta roba dei segreti, nel senso noi siamo abbastanza aperti. Quello che ti sto per dire è già stato postato a suo tempo sul nostro canale di Instagram. Non censuriamo niente. No, stiamo lavorando ad ci piacerebbe poter fare questo che è sempre stato il mio sogno, di poter fare una versione più orientata alle competizioni della Futurista, quindi un po' meno fronzoli, ma più contenuti meccanici. Allora, un motore intanto molto più potente, cambio e trasmissione del gruppo R5, per cui cambio sequenziale, differenziali attivi, freno a mano idraulico, una macchina che possa girare sul proprio asse volendo, se sgommasse. Chiamiamola, adesso è un po' inflazionato il termine safari, ma una versione più legata alle competizioni. In cui il cliente può acquistare la macchina e, siccome non sarà omologata per nessun genere di gare, poter portare i clienti a fare delle esperienze organizzate da Automobili Amos, per cui non metti il cliente gentiluomo, gentleman driver, a fare una gara e a confrontarsi con i campioni, ma li metti tra di loro come se fosse un track day, ma non in pista, e portandoli a fare delle esperienze in giro per il mondo. Ah, bello. Questo è e fare quello proprio come... Poi non faremo più Resto Mod.
Ah, ok. Basta, finito con i resto mod. Stiamo al contempo lavorando a questo progetto, secondo me ambizioso, di quella che io chiamo una supercar da tutti i giorni, per cui una macchina ad alte prestazioni che però sia sempre sincera e coerente col pensiero di cui ti dicevo prima, per cui non sarà necessariamente una macchina bassa, scomoda, due posti, ma potrà essere la macchina con cui io vado a portare i miei figli all'asilo, carico la spesa, mia moglie, eccetera, Sì, 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 eccetera, però che abbia delle prestazioni come se fosse un RS6 che ha fatto un figlio con una Tesla Model, quella grossa. Ah, la X, Model X, Sì. quella con le ruote. Ecco, le nostre due si sono messe insieme e hanno avuto una relazione ed è nata bella. la nostra macchina. Bellissimo, bellissimo. Mettendoci dentro anche tanta personalità estetica e tanto livello di finitura. Come fascia non esiste ancora, per cui ci siamo detti o facciamo il botto o se non c'era come categoria c'era una ragione per cui non c'era, per cui non lo faremo mai. E mi interessava un attimo questa cosa qui della macchina, della versione più estrema di Futurista, no? Innanzitutto, perché alla fine l'hai chiamata Futurista? Perché era un nome che ci piaceva, era un nome che veniva bene in tutte le lingue, si rifaceva un po' alla corrente artistica. A me piacevano molto quelle opere Sì, d'arte. che esaltava la velocità, no? Sì, esatto. Treni, aeroplani, Esatto. navi, tutto quello che era un po' legato anche agli elementi bellici Ok. dell'ingegneria italiana. E poi ci stava bene, secondo me. Sì, ci sta da Dio. E quindi dicevo, le corse, no? Te corri un sacco, hai Sì. fatto la Parigi-Dakar. Sì. Cosa porti di quelle esperienze all'interno di Automobiliamos? Allora, delle esperienze mie, delle corse nello specifico nulla, se non perché sono proprio tipologie di auto completamente diverse. La ragione per cui io faccio ancora le corse non è solo il confrontarmi con me stesso, il mezzo, la competizione che a me proprio piace, il cronometro, eccetera, eccetera, ma anche i posti in cui vado. Io ho visto dei posti che difficilmente rivedrò se non andando a queste gare. Non I so, deserti. deserti, dalla Cina alla Mongolia a tutta la parte del Kenya, la Tanzania, il Sud America, la Terra del Fuoco. Ho visto dei posti magici e quello che io vorrei proporre ai clienti che acquistano quella macchina è di potersi divertire in sicurezza in questi posti, per cui è quasi più dei raid che non delle gare. Però in una macchina che ti permette, dici hai un tirone di 10 km, Sì. chiamiamo marce a manetta e andiamo a Andiamo. divertirci. Sì. Bello, bello, bello. E vai, adesso ti faccio le domande, quelle da chiudere l'intervista, quelle da catch di like, no? Tipo, qual è la macchina che ti piace di più? Di sempre. Bella futurista. Che paraculo. No, c'è No dai, quelle che proprio mi dicevi prima delle roof, no? Ma c'è anche qualcos'altro, cioè qualche Ma penso sogno? che ci siano diverse auto per diverse occasioni, penso, no? Che di sceglierne una è possibile e penso che sia, se poi devi andare nel concreto non deve essere qualcosa che puoi utilizzare. Penso Vabbè, aspetta, allora ti un faccio... short wheelbase, 250 short wheelbase. Ah, ok, perfetto. Come completezza, dici, se devi avere una Sì. macchina con cui Ok. fare tutto per la vita, quella. Quella. Allora ti dico, devi andare a cena a Villa d'Este una sera. 250 short wheelbase. Ok, devi andare a, non lo so, vuoi andare a farti una tirata su, non lo so, sullo Stelvio, sul passo dello Stelvio. 250 California. Ok, devi andare a incontrare un cliente a Londra. RS6. Ok, tutta la vita, ok. E, devi andare a fare devi andare sulle dune? Ah beh, devi andare sulle dune, il buggy con cui ho corso, anzi mi piacerebbe il buggy della Mini, Ah, bello. quello costruito da X-Raid in Germania. I resto mod ti piacciono alla fine, sì o no? Alcuni sì, alcuni no, ma direi che generalmente sì.